Eccoci qui, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, carissimi amici, finalmente andiamo a guardare tutti i 2 euro commemorativi dell'anno 2023. Abbiamo ben 36 monete con disegni diversi, ma abbiamo ben 50 emissioni. Sono veramente tantissime. Perché 50 emissioni e 36 disegni diversi? Perché abbiamo, come sempre, 5 zecche dalla Germania. Cioè vi ricordo che la Germania ha 5 zecche dove troviamo lo stesso disegno, ma all'interno cambiano le lettere delle zecche, perciò facciamo attenzione. E poi abbiamo quelle zecche che fanno la stessa moneta, cioè non cambia nulla per quanto riguarda la moneta, ma le emettono con diverse coin card, come fa il Belgio che fa le doppie coin card, oppure anche la Francia che ha fatto le 5 coin card. Perciò abbiamo delle emissioni, diciamo, diverse. Per quanto riguarda le 5 zecche della Germania, sappiamo che la Germania non può fare altrimenti, perché ha 5 zecche, ovviamente emette, diciamo, conia monete per tutte, cioè tutte le 5 zecche coniano moneta, perciò non può fare diversamente. Invece per quanto riguarda, diciamo, il Belgio o le altre zecche che diciamo gli altri stati che hanno solo una zecca possono fare anche a meno, diciamo, di questo discorso. Lo fanno perché fanno le versioni solo in coin card che cambiano i cartoncini o diciamo cambiano, diciamo, le confezioni, ma non c'è niente di particolare. Potrebbero anche evitare. Invece per quanto riguarda la Germania, purtroppo sappiamo che è obbligata a farla perché le 5 zecche comunque sono funzionanti, coniano moneta e giustamente deve farlo. Andiamo adesso a vedere insieme le monete. Cominciamo con la prima, con l'Andorra. Ovviamente noi guarderemo le tematiche, guarderemo anche le tirature, saremo un po' rapidi a farlo e in più guarderemo anche i valori delle monete, cioè a quanto vengono, diciamo, i prezzi aggiornati più che altro in questi giorni qui. Bene, cominciamo con la prima moneta. Allora partiamo con la prima moneta, andiamo a guardare insieme quelle dell'Andorra perché abbiamo 2 emissioni quest'anno, tiratura 70.000 pezzi, non ci sono i rotolini per la circolazione e non ci sono le monete in fondo specchio. Oggi io vi do un po' di tirature, perciò voi fate attenzione. Abbiamo come tema il 30° anniversario dell'adesione all'ONU dell'Andorra. Moneta veramente molto carina, guardate quanto è bella la moneta. Per quanto riguarda le tirature abbiamo 70.000 pezzi, le troverete anche nelle coin card. Vi ricordo sempre coniata dalla zecca francese quest'anno, monete solo in fior di conio. Per quanto riguarda il prezzo della moneta, in questo momento qua si aggira tra i 24 e i 25 euro. Abbiamo anche la seconda emissione che andiamo a guardare insieme. Moneta bellissima questa, veramente molto molto carina. Come tema abbiamo il festival del solstizio d'estate, mi piace veramente tantissimo questa moneta, guardate quanto è bella. Anche la coin card devo dire molto bella. Tiratura 70.000 pezzi, anche questa coniata dalla zecca francese. E anche qui non abbiamo i pezzi per la circolazione perché sono state messe solo in coin card e non ci sono le monete in fondo specchio. Prezzo della moneta tra i 24 e i 25 euro, dipende sempre un po' dove andate a acquistare le monete. Andiamo avanti, guardiamo il Belgio. Abbiamo 2 emissioni quest'anno, ma abbiamo anche doppia emissione per ognuna delle emissioni, facciamo attenzione. Versione francese e versione olandese. Il tema della moneta è Art Nouveau. Come potete notare abbiamo solo emissione in coin card, non ci sono i rotolini per la circolazione, fate attenzione. Come vi ho detto, 2 versioni, 75.000 pezzi per quanto riguarda la versione francese, 75.000 pezzi per quanto riguarda la versione olandese e poi abbiamo anche 5.000 pezzi nella versione in fondo specchio, 155.000 pezzi totali. Veramente sono pochissime monete. Prezzo della moneta, se andate ad acquistarle oggi si aggira tra 11 e 12 euro, dipende un po' dove andate ad acquistare le monete. Andiamo avanti, guardiamo la seconda emissione del Belgio, ma qui dobbiamo fare attenzione perché hanno tagliato le tirature. Anche qui abbiamo la stessa moneta ma in 2 versioni, olandese e francese, ma abbiamo tirature più basse perché abbiamo 130.000 pezzi, di cui 62.500 pezzi nella versione francese, 62.500 pezzi nella versione olandese e poi abbiamo 5.000 pezzi nella versione in fondo specchio. Prezzo della moneta, facciamo attenzione, si aggira tra i 10 e i 12 euro, dipende sempre un po' dove andate ad acquistare le monete. Comunque le monete, diciamo, che stiamo guardando, li troverete tutte nel canale se volete andare ad approfondire un po' di più il discorso per come sono fatte. Andiamo avanti, guardiamo diciamo un'altra emissione che arriva da Cipro. Questa moneta invece è una moneta destinata alla circolazione. Abbiamo ben 400.000 pezzi negli rotolini, non vi do tutti i dati perché sono veramente tantissimi, comunque ci sono anche le monete in fondo specchio, sono 3.000 pezzi. Come tema abbiamo il 60°
anniversario della fondazione della Banca Centrale di Cipro, moneta molto elaborata, moneta molto bella, ne avevo già parlato nel video, finitura eccezionale per una moneta che è destinata alla circolazione. Come valore in questo momento qua si aggira da 3,50 ai 4 euro, dipende un po' dove andate ad acquistare la moneta. Andiamo avanti, guardiamo un'altra moneta perché quest'anno abbiamo anche la new entry per quanto riguarda le monete euro, abbiamo la Croazia, un 2 euro commemorativo con una tiratura veramente molto bassa perché parliamo di 255.000 pezzi totali, di cui per la circolazione facciamo attenzione, ci sono solo 200.000 pezzi negli rotolini, sono veramente pochissimi. Poi abbiamo 50.000 pezzi nella coin card in fior di conio e 5.000 pezzi li troveremo nei cofanetti in fondo specchio. Fate attenzione perché il prezzo della moneta in questo momento qua si aggira tra i 11 e i 12 euro, cioè costa veramente tantissimo per le monete in fior di conio, sto parlando sempre. Andiamo avanti, guardiamo un'altra moneta perché abbiamo Estonia. Come tema della moneta abbiamo l'Oceano Nazionale dell'Estonia che è la rondine, tiratura ragazzi 1 milione di pezzi, di cui 988.000 sono andati nei rotolini per la circolazione, sono veramente tantissimi, e poi abbiamo 12.000 pezzi nei coin card speciali. Il prezzo della moneta per quanto riguarda la moneta in fior di conio si aggira tra i 3,50 e i 4 euro. Andiamo avanti, guardiamo un'altra moneta, perché abbiamo quella della Finlandia, due emissioni per quanto riguarda la Finlandia, questa è la prima, di cui abbiamo la prima legge finlandese sulla conservazione della natura, tiratura 400.000 pezzi, ma solo 392.500 pezzi sono andati nei rotolini. Poi abbiamo 5.500 pezzi in fondo specchio, che sono un po' divisi tra i divisionali in fondo specchio e i cofanetti in fondo specchio, e poi abbiamo altri 2.000 pezzi nelle divisionali in fior di conio. Fate attenzione perché la moneta con una tiratura veramente molto bassa e si fa fatica a reperire queste monete. Il prezzo in questo momento qua si aggira tra i 7 e i 8 euro. Voi come sempre controllate a casa se avete tutto. Andiamo avanti, guardiamo la seconda emissione della Finlandia. Anche qui tiratura 400.000 pezzi, di cui 392.500 pezzi sono andati per la circolazione. Tema della moneta servizio socio-sanitario finlandese. Si fa molta fatica a trovare in giro queste monete perché prima che arrivano qua da noi ci vuole veramente tantissimo tempo. Comunque sia, abbiamo 5.500 pezzi anche qui in fondo specchio. Fate attenzione che sono divise 4.000 pezzi nei cofanetti in fondo specchio e 1.500 pezzi nei divisionari fondo specchio, e poi abbiamo un piccolo, diciamo, nei divisionari, un piccolo taglio nei divisionari in fior di conio che sono solo 2.000 pezzi. Comunque sia, sono 392.500 pezzi negli rotolini. Per quanto riguarda, diciamo, il valore della moneta, anche qua questa si aggira tra i 7 e 8 euro. Andiamo avanti, guardiamo la Francia, perché della Francia abbiamo due emissioni, di cui una con una tiratura veramente altissima. Parliamo della moneta che è stata dedicata alla Coppa del Mondo di rugby in Francia, tiratura 15.120.000 pezzi, di cui 15 milioni sono andati proprio negli rotolini per la circolazione, moneta che troveremo ovviamente in giro. Poi abbiamo, diciamo, 10.000 pezzi destinate al cofanetti fondo specchio, fate attenzione. Poi il restante sono un po' in coin card e un po' nei rotolini speciali. Per quanto riguarda il valore della moneta in fior di conio si aggira dai 3,50 ai 4 euro, dipende sempre un po' dove andate ad acquistare queste monete. Guardiamo adesso insieme la seconda emissione della Francia. Abbiamo un'emissione solo in coin card, fate attenzione, sono veramente diciamo 5 coin card, la moneta è sempre uguale, vediamo se riesco a far restare tutte nella mano. Come potete notare sono ben 5 coin card con colori diversi e scritte diverse. Per quanto riguarda il tema della moneta, guardate qua in questa posizione moneta veramente molto bella, parliamo dei 23esimi giochi olimpici che si faranno a Parigi 2024. È una serie di monete questa qua che hanno cominciato a coniare, diciamo, nel 2020 mi sembra, se non mi sbaglio in questo momento qui. Per quanto riguarda la moneta, molto bella, non c'è niente da dire, peccato non ci sono i pezzi per la circolazione, lo troviamo solo in queste coin card qui, con una tiratura di 255.000 pezzi totali, no, di 260.000 pezzi, scusatemi, di cui 250.000 pezzi sono messi in queste coin card, 50.000 pezzi per ogni coin card, lo troverete qui dietro, guardate, 50.000 esemplari, e poi abbiamo 10.000 pezzi nei cofanetti in fondo specchio. Qua 50.000
per 5 fa 250.000 pezzi comunque totali. Moneta molto bella, non c'è niente da dire, coniata dalla zecca francese, da Monnaie de Paris, però non ci sono i pezzi per la circolazione, un peccato perché è veramente molto, molto carina. Il prezzo, fate attenzione, per tutte e 5 le monete, cioè per tutte e 5 le coin card, diciamo, spenderete tra i 75 e 80 euro, dipende un po' dove andate a acquistare la moneta. Se volete una coin card a caso, solo una, si spende tra i 15 e i 18 euro, sempre dipende un po' dove andate ad acquistare la moneta. Andiamo avanti, guardiamo la Germania, metto qua queste monete qui che sono veramente tantissime. Anche la Germania abbiamo ben 5 zecche, facciamo attenzione a D, F, G e J, non mi metto qua ad aprirle tutte quante, guardiamo solo il disegno della prima. Come tema abbiamo Amburgo, tiratura 30 milioni di pezzi per la circolazione, ovviamente sono divise in 5 zecche perché dovete far conto sempre che abbiamo 5 zecche. A differenza del Belgio e della Francia, qui abbiamo monete con lettere diverse all'interno. Noi facciamo attenzione, il disegno è uguale ma lettere diverse all'interno. Per quanto riguarda invece le monete del Belgio e della Francia, invece abbiamo la stessa moneta su tutte le coin card. Andiamo avanti, il prezzo per quanto riguarda le 5 zecche in questo momento qua si aggira tra i 15 e i 18 euro. Se volete una sola moneta, cioè una zecca a caso, andate a spendere 3,50 e 4 euro. Fate attenzione, vi consiglio sempre di prendere tutte e 5 le zecche. Andiamo avanti, guardiamo la seconda emissione. Qua mi si è impigliato una delle monete, eccola qui, adesso mi ha mollato il guanto. Guardiamo la seconda emissione, che qui abbiamo ben 5 monete, qui ne ho presa una in più che non c'entra nulla. Abbiamo come tema il 1275 anniversario della nascita di Carlo Magno, moneta devo dire molto bella, anche qui 5 zecche, ADF, G e J, tiratura 20 milioni di pezzi ragazzi per la circolazione, sono veramente tantissime monete che troveremo ovviamente in circolazione. Hanno tutte e due la versione fondo specchio di tutte le zecche, perciò se ne trovano anche con tirature anche molto alte. Come prezzo anche qui si aggira tra i 15 e i 18 euro per quanto riguarda la seconda emissione. Se volete una sola moneta, una zecca a caso, si aggira tra i 3,50 e i 4 euro. Andiamo avanti, guardiamo la Grecia, guardiamo la prima emissione che ha avuto un grandissimo successo, una moneta veramente molto bella, e sapete che ne ho parlato molto bene di queste monete perché hanno una finitura veramente straordinaria per quanto riguarda sia la prima sia la seconda emissione. La Grecia, cioè la zecca greca, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Comunque se volete un po' di approfondimento per quanto riguarda la moneta, guardate il video completo. Per quanto riguarda il tema abbiamo il 100° anniversario della nascita di Maria Callas, moneta che è stata venduta, fate conto, le coin card in fior di conio, i primi 6.000 pezzi che sono usciti nell'estate del 2023 sono state esaurite in una settimana, fate conto a questo. Tiratura 750.000 pezzi, di cui 741.000 pezzi sono per la circolazione, fate attenzione che sono veramente tante. E poi abbiamo 6.000 pezzi nel coin card fior di conio, e nel cofanetto fior d'o specchio troviamo 3.000 pezzi, moneta molto molto bella. Prezzo della moneta si aggira 3,50 e 4 euro in questo momento qua. Se non ce l'avete nella vostra collezione, controllate a casa, vi consiglio di prendere questa moneta che è veramente molto molto bella. Andiamo a guardare la seconda emissione. Qui abbiamo il 150° anniversario della nascita di Konstantin Karateodori, moneta come vi ho detto bellissima, tiratura 750.000 pezzi, di cui circolanti 745.500 pezzi. Nelle coin card in fior di conio sono solo 3.000 pezzi e nel cofanetto a fondo specchio sono solo 1.500 pezzi, fate attenzione. Per quanto riguarda la moneta in fior di conio, il prezzo si aggira tra 3,50 e 4 euro. Andiamo avanti, guardiamo un'altra moneta. Qui abbiamo Irlanda, come tiratura abbiamo 500.000 pezzi, come tema abbiamo il 50° anniversario dell'adesione all'Unione Europea. Facciamo attenzione perché non ci sono le coin card di questa moneta e non ci sono le monete in fondo specchio, perlomeno non c'è nessun dato. Se sapete qualcosa scrivetelo nei commenti. Prezzo della moneta si aggira dai 4 ai 5 euro in questo momento qua. Moneta che non si fa, che si fa fatica a trovare, non è molto facile da reperire, fate attenzione.
Andiamo avanti, guardiamo le nostre monete Italia 2023, abbiamo il 100° anniversario dell'aeronautica militare, tiratura 3 milioni di pezzi, sono parecchie, di cui per la circolazione ci sono ben 2.968.000 pezzi, sono veramente tante. Poi le divisionali fondo specchio come quella che abbiamo visto in questi giorni abbiamo 4.000 pezzi, se volete andare ad approfondire un po' di più il discorso troverete il video della divisionale in fondo specchio nel canale, comunque l'ho fatto un po' di giorni fa. Nelle coin card in fior di conio abbiamo altri 15.000 pezzi e nel cofanetto fondo specchio abbiamo 13.000 pezzi per un totale di 3 milioni di pezzi. Comunque fate attenzione più che altro alla divisionale in fondo specchio dell'Italia di quest'anno. Il prezzo della moneta, non vi ho detto il prezzo, si aggira di 3,50 € e 4 euro comunque in fior di conio. Andiamo avanti, guardiamo quella di Manzoni, 150° anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni. Anche qui abbiamo 3 milioni di pezzi, fate attenzione, di cui per la circolazione abbiamo 2.973.000 pezzi, sono veramente tantissimi. Troveremo anche questa moneta divisionale fondo specchio, cioè sono 4.000 pezzi all'interno. Poi abbiamo coin card FDC 10.000 pezzi e cofanetto fondo specchio altri 13.000 pezzi, per un totale di 3 milioni di pezzi. Per quanto riguarda invece il prezzo della moneta si aggira da 3,50 € e 4 euro. Andiamo avanti, guardiamo la Lettonia, abbiamo come tema girasole per l'Ucraina, tiratura di 415.000 pezzi, di cui per la circolazione dei rotolini sono andati ben 400.000 pezzi. Poi il restante 15.000 li troverete nel coin card fior di conio. Non c'è la versione fondo specchio, fate attenzione. Prezzo della moneta in questo momento qua si aggira da 3,50 € e 4 euro. Andiamo avanti, guardiamo la Lituania, anche qui abbiamo un'altra moneta insieme all'Ucraina, sempre dedicata all'Ucraina, tiratura 500.000 pezzi, fate attenzione, di cui per la circolazione abbiamo 450.000 pezzi e nelle coin card FDC abbiamo 50.000 pezzi. Non c'è la versione fondo specchio, ragazzi, fate attenzione. Per quanto riguarda il valore, in questo momento qua si aggira di 3,50 € e 4 euro. Andiamo avanti, guardiamo Lussemburgo, moneta abbastanza rara questa qua. Abbiamo il 25° anniversario del Granduca Henri come membro del Comitato Olimpico Internazionale, abbiamo 133.500 pezzi come tiratura totale, ma solo 120.000 pezzi sono andati, diciamo, per la circolazione, cioè negli rotolini. Abbiamo delle coin card insieme ai fior di conio con 7.500 pezzi, una piccola parte in fior di conio troveremo le divisionali FTC 2.500 pezzi e poi abbiamo la divisionale in fondo specchio 1.000 pezzi, fate attenzione. E quel super cofanetto che sapete che fanno i 5 per 2 euro commemorativi, che sono 2.500 pezzi. Sapete che fanno il cofanetto in legno in fondo specchio per un totale di 133.500 pezzi. Il prezzo della moneta in fior di conio in questo momento qua, facciamo attenzione, si aggira tra i 10 e i 12 euro. Questo è il prezzo della moneta. Andiamo avanti, guardiamo la seconda emissione, che qui abbiamo 133.500 pezzi. Ragazzi, sono un po'... se ogni tanto mi incanto con i numeri, portate pazienza perché sono veramente tantissimi dati. Per quanto riguarda il tema della moneta, 175° anniversario della Camera dei Deputati e prima Costituzione, anche qui per la circolazione abbiamo gli stessi dati, praticamente 120.000 pezzi negli rotolini, poi abbiamo la coin card con 7.500 pezzi sempre in fior di conio, nelle divisionali dove trovate tutto il set completo da 1 centesimo fino a 2 euro più i 2 euro commemorativi sono 2.500 pezzi, nella divisionale fondo specchio 1.000 pezzi e poi nel cofanetto 5x2 troverete 2.500 pezzi. Per quanto riguarda il prezzo della moneta in fior di conio sono tra i 10 e i 12 euro, questo è il prezzo della moneta. Andiamo avanti, guardiamo Malta, abbiamo una moneta veramente eccezionale, mi ha veramente colpito quest'anno questa moneta, cioè Malta più che altro con le sue emissioni, perché sono monete veramente molto belle. Abbiamo un'emissione solo per i collezionisti, non ci sono le monete per la circolazione, fate attenzione. Come tema abbiamo il 550° anniversario della nascita di Niccolò Copernico, emissione solo con folder e coin card, devo dire veramente un grandissimo lavoro, sono rimasto molto colpito quest'anno delle monete di Malta. Guardate quanto è bella la moneta, eccezionale devo dire. Tiratura, fate attenzione perché li abbiamo proprio qui dietro, 80.500 pezzi nelle coin card, ma per quanto riguarda invece
altri 10.000 pezzi li troveremo del divisionale in fior di conio, cioè all'interno praticamente di 2 euro commemorativo, solo questo, perché abbiamo 2 emissioni per quanto riguarda la Malta, per un totale di 90.500 pezzi come tiratura. Prezzo della moneta si aggira tra i 29 e i 30 euro, fate attenzione. Andiamo avanti, guardiamo il secondo capolavoro di Malta, che è quello, diciamo, di Napoleone Bonaparte e i francesi a Malta come tema della moneta, e devo dire veramente un grandissimo capolavoro, una vera opera d'arte. Guardate, questo è l'interno del folder, perché abbiamo emissione con folder coin card, veramente molto molto bella. Questa è la coin card, e guardate quanto è bella questa, diciamo, emissione. Qui abbiamo la moneta, eccezionale, devo dire, molto molto bella. Come tiratura, fate attenzione, solo 80.500 pezzi e sono tutte emesse con questa, diciamo, con questa confezione e con questa coin card. Guardate, qui avete proprio la tiratura. Il prezzo della moneta si aggira tra i 29 e i 30 euro. Se non ce l'avete nella vostra collezione, vi consiglio di prenderla, perché è veramente una moneta eccezionale. Andiamo avanti, guardiamo quella di Monaco, dove abbiamo un'emissione veramente speciale quest'anno. Come sempre, scatola confezione, all'interno troviamo la moneta, tiratura 25.000 pezzi, fate attenzione, di qui 15.000 pezzi sono in cofanetto fondo specchio, come questa che state guardando, e poi 10.000 pezzi sono state, diciamo, date ai cittadini monegaschi, perciò per un totale di 25.000 pezzi. Per quanto riguarda la moneta, in questo momento qua, questa in fondo specchio, si aggira tra i 450 e i 500 euro. Questo è il prezzo della moneta, fate attenzione. Andiamo avanti, guardiamo Portogallo, abbiamo diciamo 2 emissioni per quanto riguarda Portogallo, vi faccio vedere la prima, poi guardiamo la seconda, che è la moneta che abbiamo già visto. Comunque, come tiratura abbiamo Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona 2023, pezzi circolanti 1 milione, fate attenzione, moneta veramente con una tiratura molto alta che troveremo in circolazione. Poi abbiamo altri 7.500 pezzi in un folder FTC e poi altri 7.500 in un folder fondo specchio, per un totale di 1.015.000 pezzi. Il prezzo della moneta si aggira da 3,50 ai 4 euro, fate attenzione. Guardiamo la seconda emissione, dove abbiamo come tema pace tra le nazioni, moneta con una tiratura molto più bassa, perché abbiamo 515.000 pezzi di tiratura, fate attenzione, di cui 500.000 pezzi sono andati negli rotolini, cioè lo troveremo ovviamente in circolazione. Nei folder fondo in fior di conio abbiamo 7.500 pezzi e nel folder fondo specchio abbiamo altri 7.500 pezzi. Il prezzo della moneta si aggira da 3,50 ai 4 euro. Andiamo avanti, guardiamo la Slovacchia, poi guarderemo anche San Marino, ma guardiamo prima la Slovacchia, dove abbiamo come tema della moneta il 100° anniversario della prima trasfusione di sangue in Slovacchia, moneta con un tema molto importante. Tiratura della moneta 1 milione di pezzi, di cui per la circolazione abbiamo ben 989.000 pezzi, sono veramente tantissime. Anche questa moneta che troveremo ovviamente in circolazione. Per quanto riguarda nelle coin card fior di conio abbiamo 4.000 pezzi, poi abbiamo una busta filatelico numismatica dove troviamo 2.000 pezzi sempre nella versione fior di conio, ne facciamo attenzione, e poi abbiamo il cofanetto fondo specchio dove abbiamo 5.000 pezzi. Per quanto riguarda il prezzo della moneta si aggira da 3,50 ai 4 euro. Andiamo avanti, guardiamo l'altra moneta, la Slovacchia, perché abbiamo 2 emissioni per quanto riguarda la Slovacchia, monete con una finitura eccezionale, ne ho parlato già nel video, 200° anniversario dell'inizio regolare del Corriere Espresso a cavallo sulla rotta Vienna-Bratislava, questo è il tema della moneta. Tiratura anche qui 1 milione di pezzi, ma questa moneta, ragazzi, è una finitura veramente pazzesca, ne avevo già parlato nel video perché è veramente eccezionale, ottimo lavoro della zecca slovacca. Per quanto riguarda la tiratura per la circolazione, cioè le monete circolanti, sono 989.000 pezzi, nelle coin card fior di conio sono 4.000 pezzi, nelle buste filatelico numismatiche, fate attenzione perché qui ci sono le buste filatelico numismatiche, sono 2.000 pezzi, e nel cofanetto fondo specchio sono 5.000 pezzi. Il prezzo della moneta si aggira dai 3,50 ai 4 euro in fior di conio, moneta con una finitura veramente eccezionale. Andiamo avanti, guardiamo quelle di San Marino, guardiamo la prima emissione, che è quella del 500° anniversario della scomparsa di Perugino, moneta emessa in folder e coin card. Ovviamente non ci sono i pezzi per la circolazione perché
è stata messa solo per collezionisti, tiratura totale di 58.600 pezzi, moneta veramente molto molto bella, guardate quanto è bella anche la coin card, eccezionale devo dire, un capolavoro, fatta dalla Zecca di Roma, guardate quanto è bella la moneta, come dicevo tiratura totale di 58.600 pezzi, di cui 56.000 pezzi sono state proprio messe in questi folder e coin card speciali, e per quanto riguarda il restante 2.600 pezzi li troveremo nel divisionale fondo specchio. Andiamo avanti, guardiamo la seconda emissione, che qui grandissimo lavoro, un capolavoro. Io vi ho fatto già vedere le monete che sono veramente molto belle, ma anche il folder e la coin card all'interno. Come tema abbiamo il 500° anniversario della morte di Luca Signorelli, e guardate quanto è bella la coin card, veramente un capolavoro. Non parliamo poi della moneta, che a me questa moneta qui è veramente molto molto bella, guardate, veramente un capolavoro della nostra Zecca. Per quanto riguarda anche qui la tiratura abbiamo 58.600 pezzi, fatta attenzione, di cui 56.000 pezzi li troviamo in queste coin card con il suo folder, e abbiamo altri 2.600 pezzi nel cofanetto fondo specchio, veramente, come dicevo, un grandissimo capolavoro. Andiamo avanti, guardiamo le monete della Slovenia, dove abbiamo come tema il 100° anniversario, che è anche l'ultima moneta di quest'anno che abbiamo appena visto, il 100° anniversario della nascita di Josip Plemei, tiratura 1 milione di pezzi, di cui per la circolazione abbiamo ben 990.250 pezzi. Nelle divisionali fior di conio troveremo 6.000 pezzi, nelle divisionali fondo specchio, fate attenzione, ci sono solo 750 pezzi, e poi abbiamo la capsula in fondo specchio con 3.000 pezzi. Moneta, questa vi ricordo, coniata dalla Zecca di Roma. Per quanto riguarda il prezzo, in questo momento qua si aggira dai 3,50 ai 4 euro. È una moneta che è appena uscita. Andiamo avanti, guardiamo le monete della Spagna, dove abbiamo il centro storico di Cachares, moneta con 1.500.000 pezzi di tiratura, di cui 1.400.700 pezzi sono andati diciamo negli rotolini per la circolazione, tiratura molto alta. Nelle divisionali fior di conio troviamo 12.000 pezzi, nelle divisionali in fondo specchio troviamo 1.500 pezzi, poi abbiamo la busta filatelico numismatica con 800 pezzi, dove troviamo la moneta sempre in fior di conio, e poi abbiamo il folder in fondo specchio con 5.000 pezzi. E la moneta in fior di conio in questo momento qua si aggira da 3,50 ai 4 euro se volete acquistarla. Comunque molto probabilmente la troveremo in giro. Andiamo avanti, guardiamo la seconda emissione della Spagna. Anche qui abbiamo una moneta con una tiratura di 1.500.000 pezzi. Il tema della moneta è presidenza dell'Unione Europea. Come tiratura per la circolazione abbiamo 1.493.000 pezzi, di cui nei divisionali fondo specchio troveremo 1.500 pezzi, nella busta filatelico numismatica troveremo 500 pezzi, e nel folder fondo specchio troveremo altri 5.000 pezzi, per un totale di 1.500.000 monete. Per quanto riguarda il prezzo si aggira da 3,50 ai 4 euro. Controllate sempre a casa se avete tutto. Per quanto riguarda le ultime due emissioni andiamo a vedere quella del Vaticano, dove abbiamo un'emissione sempre in folder e coin card, non ci sono i pezzi per la circolazione perché sono monete emesse per, diciamo, per i collezionisti. Tiratura totale di 79.500 pezzi, come tema abbiamo il 500° anniversario della morte del Perugino. Guardiamo l'interno della moneta, dove abbiamo una piccola coin card, metto via il folder, qui abbiamo la moneta, devo dire molto bella. Come tiratura vi dicevo totale 79.500 pezzi, di cui 69.000 li troviamo nel folder che abbiamo appena visto, il restante 9.500 pezzi sono il cofanetto fondo specchio, e poi abbiamo la busta filatelico numismatica con le monete in fior di conio, però fate attenzione che sono 3.000 pezzi. Il prezzo della moneta si aggira intorno ai 30 euro. Andiamo avanti, guardiamo l'altra emissione, dove abbiamo il 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, tiratura totale anche qui 79.500 pezzi, non ci sono le monete per la circolazione, fate attenzione. Per quanto riguarda invece la moneta, che adesso andiamo a vedere più da vicino, abbiamo nei folder che abbiamo appena visto 67.000 pezzi, poi troviamo 9.500 pezzi nei cofanetti in fondo specchio, ed abbiamo la busta filatelica numismatica con 3.000 pezzi. Il valore di tutte di queste due monete, comunque il prezzo si aggira tra i 29 e i 30 euro, fate
attenzione, tutte e due le monete in fior di conio. Per quanto riguarda le monete in fondo specchio, sinceramente cambiano un po' i prezzi, perciò andate un po' a cercarli voi in giro. Non vi ho dato i prezzi di quelle di San Marino, che sono due monete molto belle. Abbiamo, per quanto riguarda le due emissioni, fate attenzione, si aggirano tra i 35 e i 45 euro, dipende sempre un po' dove andate ad acquistare. Sinceramente i prezzi sono un po' aumentati in questi giorni, perché la prima emissione in questo momento qua si aggira intorno ai 45 euro, fate attenzione, la seconda intorno ai 40 euro. Sono comunque monete veramente eccezionali. Bene, questo è per quanto riguarda un po' tutti i 2 euro commemorativi dell'anno 2023, sono veramente tantissime monete. E niente, io vi ringrazio, vi saluto e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. È stato un video un po' molto lungo, ma comunque sia ne è valsa la pena. Ciao e grazie a tutti.